Ciao a tutti, oggi il tema è cosa succede quando all'interno del nostro orologio entra dell'acqua e acqua di mare, visto che ogni anno, dopo le vacanze estive, una miriade di orologi fanno una brutta fine perché può essere entrata dell'acqua all'interno per diversi motivi, vuoi perché le guarnizioni sono usurate, vuoi perché per dimenticanza una corona rimane aperta. Quindi vedremo cosa capiterà in uno dei movimenti, si dice, più affidabili dell'orologeria, il Rolex 3135. Oggi ho con me un esemplare di Oyster Date che vedremo insieme nello stato attuale e il motivo per cui è diventato in questa maniera, come vedrete fra poco. Saranno delle immagini alternate da una panoramica più altre dettagliate. Questo perché si deve sempre parlare di manutenzione. Quando si utilizza un orologio anche per andare al mare, è sempre meglio ricorrere ad una sorta di monitoring dell'orologio, sia per fare una prova di tenuta e quindi certificare che l'orologio sia nelle condizioni di impiego ottimali, anche per fare un semplice bagno al mare, che per ovviamente fare altri tipi di attività. C'è gente per esempio che con il proprio orologio vuole fare anche la sauna, c'è gente che va in sauna con l'orologio, quindi anche quella è altrettanto dannosa se l'orologio non è preparato per resistere a certi ambienti. Vedremo oggi quindi qual è un esempio di orologio che ha visto un brutto danno, e questi danni potrebbero arrivare anche a migliaia di euro. Quindi in questo video ci saranno, non so, penso una 25, così ad occhio, 25-30 componenti da sostituire in questo orologio, e andremo a vederlo fra poco. Mi raccomando, iscrivetevi a Watch Fan, attivate la campanella delle notifiche, andiamo a vedere questo video, poi aggiungeremo ancora qualcosa alla conclusione di quanto visto. Ecco, questo è un Oyster Date, una fisionomia che ricorda il Turnograph. La struttura poi somiglia molto a quella di un Oyster Perpetual, di un Datejust. Abbiamo la classica cassa a fondello chiuso di Rolex. Questa è la corona a vite, è una corona che è ben salda, quindi bisogna fare molta attenzione ad evitare, soprattutto nei modelli vintage, alcuni puntamenti durante la chiusura, anche perché non c'è molta corsa in chiusura, saranno 2-3 filetti in alcuni casi. Ma andiamo a vedere quello che si trova in un orologio che ha visto un brutto ammaraggio, e andiamo a scoprire ogni particolare. Guardate qua, guardate il disastro che si trova in questi orologi. Premetto che ho ispezionato in maniera già preventiva l'orologio. Qui abbiamo diverse cose che adesso andiamo a vedere. La massa oscillante muove per poco, perché i denti del pignone di questa ruota, che è la ruota di trasmissione poi sulla parte del bariletto, quindi di questo ponte, sono saltati. Poi c'è qualche altra particolarità che vedremo poi fra poco e in maniera un po' più nei particolari. Guardate come è nascosto anche il bilanciere, ma una cosa, ecco, ancora più particolare è come tutte le teste delle viti siano mangiate, proprio perché l'acciaio è più soggetto quindi alla corrosione, ovviamente dell'ottone che vediamo in tutte le parti realizzate, dalla massa oscillante ai ponti, alla platina, al ponte dell'automatico, e le stesse ruote che in alcuni casi si possono salvare come no, ed è quella del bariletto che è più soggetta poi al punto di passaggio della corrosione, che arriva proprio da questi tratti qua. E se volessimo andare a girare un pochettino, ma neanche tanto, questa è la situazione
superficiale. Se svitiamo la corona, riusciamo a girare la corona soltanto perché la corona gira sul filetto dell'albero e non perché la corona faccia girare le sfere. Difatti, guardate, non gira nessuna sfera perché la corona, l'albero si è solidificato, si è calcificato all'interno della parte del gioco data, del gioco sfere, scusatemi, del gioco carica, in questo punto qui all'interno, scusate il gioco di parole, appunto, proprio perché ci sono molte componentistiche in acciaio, quindi che non sono realizzate in ottone, di conseguenza la corrosione poi quando parte si trasmette un po' come la corrosione degli acidi sugli orologi al quarzo. Questa è la situazione retrostante. Adesso vi mostro cosa c'è al di sotto poi dell'automatico. Ecco, qui il disastro si fa proprio completo. Prometto che ho visto anche orologi peggiori, però vedete, andando a muovere, a strattonare un po' l'orologio, il bilanciere è in funzione, ma non tanto per le sfere, perché il bilanciere ovviamente è l'elasticità della spirale. Nonostante tutto la trasmissione continua a rimanere ferma perché abbiamo il treno ruote che potete vedere inchiodato da tutta la corrosione che c'è nella parte anche sottostante. La cosa difficile di questi orologi è poi andare a far saltare tutte le viti per rimuovere i ponti, poiché i gambi degli organi di collegamento rimangono all'interno delle sedi, mentre, ecco, se vedete, andiamo a togliere la corrosione soltanto superficiale su alcuni componenti, su alcuni oggetti. Guardate, questo è un cricco con una sua molla, la molla non ci sarà neanche più. Adesso andiamo a vederlo un po' da vicino come facciamo al solito per renderci conto cosa succede quando magari per incuria, dimenticanza si dimentica la corona aperta o leggermente aperta, perché vi ho detto che in alcuni orologi le corone non bisogna fare molta attenzione a chiuderle proprio a pacchetto bene, tanto state tranquilli, non sono particolari questi che vanno a spanarsi durante la chiusura, poiché sono realizzati in maniera molto robusta. Ci troviamo sul castone del bilanciere, come sapete questo è il punto di partenza solitamente per andare a visualizzare alcuni dettagli. Andiamo a vedere questa spirale Breguet, quella che equipaggia 3135, questa volta non è una spirale Parachrome, e andiamo a vedere però quello che è successo agli organi di collegamento. Guardate come queste bolle che vanno a crearsi sulla parte superficiale possono andare a ledere quella che è la testa, andando a indebolirla. Siamo sulla parte perimetrale, a protezione del volantino. Ecco, questa è completamente, si può dire, allagata, difficilmente si potrà trovare poi qualcosa al di sotto di questa testa per andare poi a rimuoverla. E ci muoviamo sullo scappamento, la parte sottostante, andiamo a muovere l'orologio, vedete, si muove soltanto la levata dell'ancora, lo scappamento ovviamente è fermo, poiché tutta la trasmissione è inchiodata purtroppo a causa di questa corrosione. Ci muoviamo nella parte superiore, andiamo verso, ecco, sulla parte della corona, andiamo a visualizzarla. Questa è la corona, il punto di ingresso dell'acqua, e qui siamo in questa sorta di miniera di zolfo che si è venuta a creare. Qui abbiamo più parti in acciaio, ecco perché maggiormente interessata poi da questa corrosione che è diffusa sulla parte dell'orologio, probabilmente segna proprio il punto di ingresso. Ecco, guardate questo pin, questo è il pin riguardante poi quello che è la lamellina che va ad impegnarsi sul volantino per il fermomacchina, anch'esso è danneggiato. E quindi vi dicevo, questa parte è molto interessata, con corrosione ancora più accentuata. Guardate i denti, le ogive di questa ruota corona che va poi su questo rinvio intermedio. Guardate in che stato è questo rinvio. Ci sono delle bolle proprio come in questo caso, che ecco, guardate che cosa succede andando a togliere, lo facciamo in diretta, andando a rimuovere alcune parti corrose che poi in alcuni casi vanno a danneggiare il dente fino a perdere il dente di un pignone, scusatemi, l'ala di un pignone oppure il dente di una ruota. Ecco qua, questo è un altro esempio. È molto
È molto tragica la visione in questo momento, e queste sono ulteriori organi di collegamento che poi alla fine sono importanti per andare a rimuovere tutti i ponti e iniziare l'opera di stripping, di smantellamento dell'orologio, per poi procedere con l'estrazione e la rimozione meccanica proprio di queste parti. Ecco, guardate la differenza di comportamento fra l'acciaio, che notoriamente molto resistente come metallo, però soggetto alla corrosione, e invece quello che è l'ottone. Andiamo a vedere se riusciamo a rimuovere qualche punto. Ecco, guardate, superficialmente si presenta ancora brillante come classico, mentre l'acciaio di questo rocchetto che stiamo andando a vedere ovviamente è compromesso. Si vedrà soltanto poi al momento della rimozione, quella che sarà la sorpresa di andare a scoprire cosa c'è al di sotto, per esempio, di questo punto in cui c'era il dente d'impegno sui denti di questo rocchetto. Questo è il cricco, e sotto di sé c'è la molla del cricco, che ovviamente probabilmente non esisterà più. Guardate, ecco, le immagini dimostrano chiaramente quelli che possono essere i danni oggetto fatti per esempio dalla corona, una corona lasciata aperta per dimenticanza o per altro. Questo è la nostra vite che fa da brida, ferma movimento del nostro calibro, e andiamo, ecco, ci spostiamo nuovamente e andiamo verso la parte centrale, il rubino della ruota secondi. Ecco, questo è l'automatico, e stiamo vedendo il perno della massa oscillante. Con un po' di gioco ci spostiamo verso gli invertitori. Questi sono gli invertitori che andiamo a vedere, ovviamente corrosi. Guardate che sono principalmente gli invertitori, sono i primi ad essere, tra virgolette, sacrificati durante la corrosione, perché è importante. Questi animano poi l'alimentazione dell'energia della massa oscillante sull'orologio, quindi andando a bloccare gli invertitori ovviamente viene a mancare quella che è l'energia, la benzina per il funzionamento dell'orologio. E una cosa ancora che volevo farvi vedere: questo è il pignone della ruota di trasmissione che vedete, classica con i fori di alleggerimento, e questi sono dei pignoni che in questo caso si sono completamente danneggiati. Un pignone completamente danneggiato, eccoli qua, le sue ali sono compromesse. Guardate, poi va a calcificarsi andando a creare una sorta di massa che prima non era presente. Eccola qua, l'ho appena rimossa, e questo è lo spettro di quello che era un pignone della ruota di trasmissione. Questo è il secondo invertitore. Massa oscillante, chiudiamo con la massa oscillante. Guardate, questi sono i depositi trasferiti dal ponte della trasmissione e del bariletto fino alla parte sottostante della massa oscillante, dove ovviamente, se facciamo un lavoro di rimozione meccanica come deve essere fatto, possiamo andare a ridurre quella che è la presenza di questo, per poi asportarla durante l'attività di lavaggio. Quello che avete visto è solo un esempio di quello che può capitare. Adesso, quando su un orologio del genere si presenta, voi fate il bagno e dopo vedete che le lancette sono ferme, è un brutto presagio, perché uno può pensare subito che sia entrata appunto dell'acqua nell'orologio, cosa che a seconda del tipo di calibro può avvenire anche magari non subito dopo essere usciti dall'acqua, dopo un po' di tempo, perché dipende anche dalla qualità dell'orologio. Ma al di là di tutto, quando si presenta un certo tipo di evento come questo è un vero e proprio incidente che attenta poi la safety dell'orologio, si deve anche fare una sorta di indagine per capire il motivo per cui è entrata dell'acqua. Ora, qui fatto 100 le immagini che avete visto insieme, si richiude l'orologio nelle condizioni in cui era normalmente e si fa una prova di tenuta. Se l'orologio risulta positivo, quindi passa con un responso positivo la prova di tenuta, qui l'unico motivo per cui la causa radice di questo incidente è la corona aperta.
perché come vi ho detto in alcuni orologi la corona chiude appena appena, magari con uno o due filetti di canotto sulla corona, altri magari un po' di più, o comunque una semplice dimenticanza può essere fatale per quello che avete visto, che può arrivare a costare anche diverse migliaia di euro. Quindi a quel punto uno valuta anche se ricorrere alla riparazione o anche vendere l'orologio, non dico al chilo, ma ho visto fare anche cose del genere, cioè vendere l'orologio per come è fatto, e poi almeno come dire, chiudere in maniera neanche tanto positiva la questione, ma sicuramente non avere poi il peso di dover spendere chissà quale cifra. Ma queste sono cose soggettive che non fanno parte di questo video, perché questo video aveva lo scopo di far capire quanto è importante la manutenzione di un orologio, che può essere anche il monitoring estivo prima di andare al mare, perché giustamente c'è chi vuole indossare l'orologio ogni tempo, in ogni situazione, c'è gente anche che indossa l'orologio durante anche la sauna, e quindi deve essere garantita la tenuta dell'orologio in ogni condizione. Questo nella fattispecie è un orologio impermeabile a 100 metri, perché 100 metri è più o meno lo standard per quanto riguarda Rolex negli orologi eleganti. Quindi il motivo, alla fine ho fatto questo video anche per dire che la manutenzione precauzionale, come chiamo io, è quella che serve per scongiurare appunto questi eventi. Bene, l'orologio ovviamente andrà poi in boutique, c'è un numero di componenti importanti da sostituire, e poi bisogna anche fare attenzione, perché anche il quadrante può essere compromesso, non sicuramente alla lunga, non sicuramente sul breve termine. Alla lunga si potrebbero presentare poi delle piccole scoriazioni superficiali che poi innescano quella che è un deterioramento superficiale prima del trasparente, in alcuni casi andando anche in profondità sull'ottone. Guardate queste foto che vi sto mostrando, questo è un caso altrettanto grave, persino forse più grave di quello che abbiamo visto, un Datejust che presenta questo stesso evento fatale, questo incidente, dove addirittura vedete anche la molla del bariletto che tipo di forma ha assunto. Quindi queste sono cose veramente importanti prima di adoperare l'orologio per andare a fare una stagione estiva e quindi utilizzarlo anche in mare. Bene, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, anche tutto sommato in maniera anche un po' didattica, perché si è visto quello che alla fine magari durante i corsi di formazione, sicuramente voi avrete anche fatto dei corsi di formazione, vi mostrano quello che è successo, la fatalità, poiché a causa di un motivo che non ha contemplato un po' per incuria eccetera, ha realizzato alla fine un incidente, un'anomalia o un inconveniente. Bene ragazzi, ci vediamo presto, un saluto a tutti, arrivederci, ciao a tutti.